amici, benvenuti o bentornati sul canale. In questo video porto un nuovo format. Vorrei fare alcune domande sulla moto a Veronica per capire cosa in questo tempo nel quale lei è venuta come zavorrina, è entrata nel mondo, ha conosciuto cosa significhi andare in moto, ha imparato, ha appreso cosa le piace e cosa non le piace. Quindi ho preparato 22-23 domande che adesso andrò a fare a Veronica. Ovviamente questo tipo di test occorre anche a me per capire in cosa posso migliorare e rendere questo mondo che io amo a lei più lieve, più piacevole, e quindi è importante per me capire cosa pensa e dove si può andare a lavorare per rendere migliore il nostro tempo. Premetto che Veronica non è tantissimo che viene in moto, ha iniziato un paio d'anni fa, mentre io vado in moto da oltre quasi 20 anni, 15-20 anni, e quindi per lei è stato tutto nuovo. In 2 anni si è catapultata in questa realtà e sono curioso di capire che cosa ci risponderà. Però assolutamente lei non conosce le domande, ve lo posso garantire, e ve ne accorgerete anche dall'espressione della sua faccia quando gliele porgerò. Partiamo quindi con le domande, andiamo a fare il test. Ed eccoci, allora, prima domanda. Ecco, Veronica, buongiorno. ciao a tutti. Sono pronta, vai. Sono curiosa. Allora, prima domanda facile. Sì, Che cos'è l'on-off sulla moto? bella domanda. Allora, vediamo se ce la faccio. L'on-off è quando hai la sensazione di andare avanti in accelerata, giusto? Corretto? Non lo so. Sì, No. dai, accelerata e Vabbè. frenata, soprattutto Sì. alle basse andature. Sì. No, è questo non... E che cos'è l'on-off su strada? E non è la stessa cosa. Credevo che fosse la stessa cosa io. Perché c'è differenza su strada e no? Tipo, Ma digli qualcosa, sono Pippo. difficili queste domande però. Allora, l'on-off su strada è sterrato e asfalto. Ah, in quel senso... Ah, vabbè, no, allora la sapevo. Calcolate che la sapevo. Questa qua la sapevo. Va bene, seconda domanda. Ah, faceva parte della prima questa? Dove si trova la frizione sulla moto? Allora, la frizione, aspetta, è quella levetta che c'è in basso, sulla sinistra? No, quello è il cambio. Quello è il cambio, è vero. Io non ho neanche la patente della moto, quindi sono giustificata. Quello è il cambio, me lo confondo. La Ora, la frizione frizione non lo è so. la leva manuale sinistra. Manuale sinistra, ok, bene. Vabbè, Male. Allora, andiamo avanti. Dove si trovano le marce? E le marce l'ho appena detto, è la leva del cambio che c'è in basso a sinistra, se Brava, non sbaglio, brava. e io non ho la patente. Prima E- domanda, vai, la seconda giusta risposta. Vabbè, comunque le marce sono lì, è Ok. il cambio. Ok, proseguiamo. Allora, quale è la moto più comoda sulla quale hai mai provato a viaggiare, a girare? La nostra? Quindi? Secondo me, vabbè, no, non è vero, ho La provato... nostra devi dire, non Sì, tutti sanno certo, qual è la certo, nostra. sì, sto spiegando che comunque abbiamo provato tantissime moto molto comode, tra cui la GS, ma anche Ducati Multistrada 1260S, non scherza, che poi è la nostra. Ok, valida. Poi, cosa ti piace dell'andare in moto? Ragazzi, diciamo che io non sono una motociclista, ecco, ho iniziato appunto con lui ad andare in moto come zavorrina, però posso garantirvi che il senso di libertà e i posti che vedete andando in moto e anche in tempi molto ridotti rispetto magari all'andare in auto non c'è paragone, proprio è bellissimo. Cosa invece non ti piace e vorresti eliminare? Quando scanni. Questa è proprio la risposta perché io ho molta paura delle alte velocità e quindi diciamo che l'alta velocità in moto mi fa abbastanza paura.
Vabbè, lecito, giusto, giusto. Soprattutto perché anche io da passeggero non sarei troppo tranquillo. Come tutti, credo. Poi, qual è stato il posto più bello che hai visitato in moto? Ragazzi, vabbè, come faccio a dire il più bello? Ce ne sono stati scegliene uno, che ti viene in Il mente. Col de Nivolette. Il Col de Nivolette, se parliamo di montagna, è stato il migliore. Tra l'altro c'è il video, quindi andatevelo a vedere perché è un po' lunghino, però è bellissimo. E poi la Sardegna. Ok, ok, io appoggio, anche a me è piaciuto moltissimo, Golden Evolette. Poi, dove vorresti tornare? Tornare, mi è piaciuto molto il Gavia. Passo del Passo del Gavia e il Passo Fedaia, anche sono due passi che mi sono rimasti proprio nel cuore, oltre anche al Col de Nivolette che abbiamo già menzionato. E, diciamo questi tre. Quindi, Golden Evolette, siamo in Val Vado d'Aosta, d'Aosta, a confine con il sì, Piemonte, mentre il Gavia, Passo del Gavia è tra Lombardia e Trentino, per andare sullo Stelvio, mentre il Fedaia è in Trentino, sulle Dolomiti. esatto. Ok, adesso cosa consigli alle zavorrine in moto? Allora, il primo consiglio è di convincere il vostro pilota, quindi non so, il vostro marito, il fidanzato, il migliore amico, chi vi porta in moto a adeguarsi al fatto che c'è il passeggero, quindi a prendere una bella moto comoda, con una capacità di bagagliaio per fare i viaggi, in modo da rendere la vostra esperienza ancora più bella. Beh, va bene, dai, ci sta. Poi, qual è stato... Beh, aspetta, c'è anche da dire che però qualcuna potrebbe preferire moto sportive, ma qua ci arriviamo, c'è una domanda ad hoc, perché Eccola. secondo me si dividono poi le persone Sì, o in... magari hanno già una moto comoda, ma comunque, Sì, insomma, ci vabbè, sta, ci sta. vediamo. Qual è stato il viaggio più lungo in moto? Oddio, il più lungo in moto? Se non consideriamo la Sardegna? Beh, la Se non Sardegna in chilometri non è consideriamo... stata tantissimo, ma allora forse il giro sulle Dolomiti, perché Dolomiti molto lungo. in 4 giorni abbiamo fatto non so quanti chilometri, mille passa, Sì. anzi in 3 Io giorni. avrei pensato al ritorno della Francia, abbiamo Anche fatto un sì, giro da sì, Avigliana, siamo scesi in Francia, abbiamo fatto un giro alla Madonna, sì. Col dell'Agnello, Forse quello è stato il le più lungo in Langhe. assoluto perché non si arrivava più. Però anche il Trentino all'andata non si arrivava più, quindi sono stati diciamo due un po'. Sì, 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 voltiamo pagina, proseguiamo. Allora, Ecco, non essere cattivo però. quale è stato invece il viaggio più duro in moto e perché? Allora, devo fare una piccola premessa qua. Non avevamo la moto adeguata, quindi ritorno alla risposta di prima. Avere una moto adeguata è fondamentale, perché per me, per la mia esperienza personale, il viaggio proprio più devastante è stato quello sulle Dolomiti. Quindi con lo zaino sulle spalle, quello è anche la vacanza in Sardegna, quindi se non consideriamo le vacanze che sono state lunghe, diciamo, sicuramente il weekend sulle Dolomiti è stato abbastanza pesante per il fatto di avere lo zaino in spalla più che altro. Sì, sì, condivido. Preferisci mare o montagna? Questa la so. Mare, ma secondo voi? Cioè, Ok, il mare tutta la vita. gliel'ho fatta per metterla su alto. Ecco. Poi, qual è il video che abbiamo girato fino ad oggi che più ti porti nel cuore? Vabbè, un po' tutti, perché chiaramente almeno ci mettiamo comunque del nostro e quindi sicuramente sono un po' tutti, sono affezionata un po' a tutti. Però vabbè, tutti quelli sulla Sardegna, proprio perché io amo il mare, quindi rivederli mi fa sempre effetto. Ok? Se dovessi scegliere un accessorio moto costoso, cosa ti compreresti? Allora, se mai io dovessi avere, non so, il guizzo di farmi la patente della moto e avessi tanti soldi da spendere, a me piacciono le tute in pelle. Perché penso che più sicura della tuta in pelle non ci sia altro. Quindi penso che... Ok, io avrei detto giubbotto airbag. Ah, anche, sì, c'è. Vabbè, se non prenderò mai la patente... No, ho fatto un errore di grammatica. Dai, poi taglio. Questa la tagliamo, vai, prego. Beh, vabbè. Non dovessi mai prendere la patente, sicuramente ripiegherei sul giubbotto airbag.
senza Ok, errori grammaticali. proseguiamo. Qual è il tuo mese preferito per viaggiare in moto? Diciamo la primavera, perché beh, anche un po' l'autunno, diciamo, sicuramente non i mesi più caldi, perché appunto schiatti tra il casco, il giubbotto, però vabbè, insomma, i mesi intermedi, diciamo che te la godi. Ok. Qual è stata la temperatura più bassa che hai vissuto in moto? Oddio, così a bruciapelo mi viene in mente quest'estate in pieno agosto, a metà agosto sul Col d'Eliseran, quanti gradi avevamo? 2 gradi forse. Faceva freddo e pioveva, sì, Credo c'erano che... 5 gradi. 5. 5 gradi, ma abbiamo fatto peggio adesso a novembre al Monte Baldo. C'erano 3 o 2 4 gradi, gradi. ecco, ricordo una Sì, cosa del sì. genere. Però questo era Però anche il sì, periodo, vabbè, invece ad 3-5 agosto gradi, insomma, poi con comunque... l'aria lì ti arrivano le raffiche e quindi fa freddo. Poi, cosa cambia da un motore 4 cilindri ad uno a 2 Vabbè, allora cilindri? adesso però queste sono domande cattive. Io non ho neanche la patente, vado in moto da 2 anni da passeggero. Dai, Secondo te... dici la Allora, tua. secondo me quello, guarda, perché io sono esperta, quello a 4 cilindri a 4V, A 4V. a 4V, quello a 2 cilindri a 2V. Ma non è V, è pistoni. 2 cilindri, ovvio che Vabbè, è i pistoni, Sì, ma cosa pistoni. cambia? Quello è ok. Ah, cosa cambia? Che ha 2 pistoni, uno ne ha 4. Cioè, non è che... Vabbè. Cambia che il 2 cilindri spinge da Ah, subito. spinge da su. È Il un po' come la 4 differenza tra diesel e benzina. No, vabbè. Adesso mi insulteranno tutti. Abbiate pietà. Andiamo avanti. Perché secondo te i Pippo, motociclisti si salutano? aiutami tu, Pippo, dai. Aiutami, dammi le risposte. C'è Pippo. Ah no, si salutano. Beh, si salutano perché fa parte proprio di come posso dire, non mi viene il termine, è una fratellanza, diciamo. È proprio uno spirito di squadra, anche se in moto si va da soli, idealmente, o comunque in coppia, però diciamo, secondo me è uno spirito di fratellanza, no? Mi sta invadendo il cane. Poi Vieni qua. Aspetta, aiuto. L'acceleratore in moto Ah no, aspetta, scusami. L'accelerazione in moto ti spaventa o ti dà adrenalina? No, come dicevo prima, nel mio caso mi spaventa abbastanza. Ok, qual è la velocità massima che pensi di aver raggiunto in moto? Perché lui pensa che io non guardo il contachilometri, ma secondo me siamo arrivati a 170 noi. No, No, no. non è vero. Preferisci intendere la moto come mezzo di esplorazione o mezzo adrenalinico? E qui mi volevo collegare al discorso di prima, perché ci sono proprio due divisioni di pensiero. C'è chi in moto ci va per adrenalina e c'è chi in moto magari ci va per esplorare panorami e poi anche adrenalina, però è proprio due mondi diversi. Il tuo qual è? Ma il mio, mi ripeto, è sempre quello dell'esplorazione, mai sarà la... Sì, allora, un po' di adrenalina, Adrenalina. vabbè, adrenalina sicuramente c'è perché comunque hai, insomma, l'emozione di andare in moto è diverso, non è ovviamente come andare in macchina, quindi ti dà delle emozioni molto diverse e più belle, ma Beh, sicuramente, insomma, andare a 200 dipende, all'ora non fa per me. dipende anche che macchina, dipende. Ah beh, Però in certo, moto ovviamente, certo, anche certo. se prendi un 500 comunque ti spinge. E tecnicamente, cosa hai imparato che vorresti suggerire come passeggero a chi va in moto alle Zavorrine? Beh, allora chi sta approcciando magari a questo mondo da passeggera, come ho fatto io, sicuramente la cosa fondamentale è muoversi il meno possibile, sia in marcia ma soprattutto da fermi, perché veramente il rischio di cadere è elevato, anche perché qualsiasi movimento può sbilanciare il pilota. Quindi sicuramente di stare molto attenti, anche essere pronti nei casi in cui magari il pilota è in difficoltà di qualsiasi genere, non lo so, A me è successo una intervenire. volta, mi si è inclinata la moto da fermi e lei ha messo giù una gamba e ha evitato la caduta, perché con una gamba in più sono riuscito a ristabilizzare la moto. E ovviamente, qualora la moto fosse stata
maggiormente inclinata, neanche due gambe avrebbero fatto la differenza. Saremmo caduti tutti e due. Esatto, però in quel caso mi ha salvato la moto, perché nelle manovre da fermo, soprattutto questo ce lo siamo detti, è meglio non muoversi tanto, non sbilanciare tanto il baricentro e assecondare i movimenti del pilota che sta facendo manovra. A questa domanda però ne faccio un'altra, che è l'ultima. Durante una curva, come ti comporti con la postura del tuo corpo e come ti comporti in frenata? Vai con la curva. Allora, la curva sicuramente è seguire il movimento del pilota, dunque se stiamo curvando a destra e il pilota si sposta verso destra, chiaramente seguire il suo movimento, mai andare dalla parte opposta perché anche lì, insomma, si perde l'equilibrio. E l'altro pezzo di domanda, la frenata, vabbè, nel mio caso che ho a disposizione le maniglie, bene, tenersi assolutamente, allora tenersi sempre, ma soprattutto in caso di frenata ancora di più e saldamente, perché il rischio è quello proprio di andare a sbattere col casco contro quello del pilota, quindi non è il Sì, massimo. e poi di apportare tutto il peso, Il carico in avanti. il carico sulle spalle del pilota, quindi le maniglie aiutano tantissimo diciamo, a non invadere lo spazio del pilota. Anche se io, come prima moto su cui ho appoggiato il mio sederino o sederone, a seconda dei punti di vista, era una brutale, quindi voi mi insegnate, la brutale non aveva né maniglie e aveva anche, diciamo, un sellino abbastanza ridotto. Allora, in quel caso cosa si fa? In quel caso mani sul serbatoio, perché essendo una moto sportiva chiaramente, possibilmente anche magari con dei guanti con un certo grip in modo da non scivolare troppo. Brava, un applauso a Veronica. Dai, per comunque, me è promossa. Comunque le domande tecniche non me le dovevi fare, cioè io non so, cioè veramente. Va bene, sono soddisfatto di questo test, farò le mie considerazioni, vi ringraziamo. Vi salutiamo. Abbiate pietà. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Aspetta, domanda bonus. Pure. Se dovessi fare la patente, che moto vorresti comprarti? Oh mio Dio, allora, Ducati, il Monster ce l'ho nel mio cuore da sempre, oppure una qualsiasi moto stile Scrambler, diciamo, sono le mie preferite in assoluto. Oh yeah. Va bene, dai, allora ci possiamo salutare. Spero vi sia piaciuto questa specie di video divertente e informativa. E giuro che le domande non le conoscevo. No. Ve lo posso garantire. Tutte scritte qui. Si è visto anche perché adesso mi ripeti un po' quella dei 4 e 2 cilindri. No, basta, abbiamo già dato, basta. Ciao ragazzi, a presto!